Buonasera a tutti, siamo alla quinta puntata di Olistiche Online e abbiamo con noi la nostra esperta coach olistico Maria Jencek Setiabama Devidasi. Ciao Maria, come stai? Bene, grazie, spero anche te, ovviamente, e tutti quelli che ci guardano molto gentilmente. Io so che stanno aumentando e quindi ringrazio tutti i video ascoltatori e ovviamente te Giuseppe che ti impegni in tutti questi programmi così interessanti. Io ovviamente sono sempre molto lieta e contenta perché è un'ottima opportunità, perché così si comunica qualcosa, insomma, e si vivacizza, non è soltanto scrollare dei video, ma ascoltare anche dei contenuti fa sempre bene. Quindi, Giuseppe, di che si parla oggi? Oggi parleremo delle origini della Pasqua e so che hai preparato un bel lavoro, insomma, da mostrarci su questa cosa. Esattamente, è un video che ho fatto alcuni anni fa, pensando appunto di spiegare il significato che va oltre rompiamo l'uovo di cioccolata con la sorpresina, di solito sempre una roba che non si consiglierebbe a nessuno regalare, perché sono sempre dentro le uova di Pasqua, per quanto siano sempre delle sorprese un po' deludenti, ammesso che non ti fai il tuo uovo di Pasqua mettendoci dentro quello che ti interessa a te. Quindi, oltre le uova di cioccolato, la colomba o l'agnello di Pasqua inteso come colomba a forma d'agnello, a forma di coniglietto, che cosa? La Pasqua ha anche un altro significato, ha un'origine, eccetera. E quindi qualche anno fa ho realizzato questo video che secondo me è proprio carino, con coniglietti, ovetti, eccetera, ma anche con il significato, il valore, l'origine della Pasqua e di come, diciamo, nel tempo, chiaramente si arriva alla cosa più, diciamo, commerciale della quale abbiamo appena parlato, e ovviamente l'ovetto al cioccolato piace e la colomba piace, però a parte questa parte zuccherosa c'è tutto un senso storico. Dopo, giustamente, siccome le frasi motivazionali sono piaciute tantissimo, io non faccio mancare le frasi motivazione neanche in questa puntata. Difatti, nelle scorse erano 5, questa volta sono 10 e quindi diciamo, Giuseppe, io penso che possiamo cominciare con questo. Buongiorno e buon tutto a tutti voi, Maria Jencek Setiabama Devidasi. Ho intitolato questo video Pasqua Organica perché, come voi sapete, costruisco Genesa Crystal, Pentasfera, spirale Feng Shui, sale ritualizzato, insomma un'infinità di cose che comunque hanno sempre comunque la funzione di rigenerare, cioè di ricreare nuove energie, così anche i corsi che faccio insegnano a stabilirsi in nuove frequenze. La Pasqua di fatto è un rinnovamento. Difatti, dopo il Natale, la Pasqua rappresenta per tutti i cristiani la festività più importante. Etimologicamente il termine significa passaggio ed è legato ad origini ebraiche. Oltre al significato religioso, Pasqua rappresenta un evento gioioso per le famiglie e per i più piccini intenti a scartare uova al cioccolato e collezionare diverse sorprese. Quindi la Pasqua sostanzialmente è un momento diciamo di rinnovamento, non fosse altro perché è già in primavera e la primavera dà rinascita. La parola Pasqua deriva dal greco pascha o una volta anche dall'aramaico pasach, termine che significa passaggio. Gli ebrei fortemente legati a questa festività con la Pasqua ricordano il passaggio attraverso il Mar Rosso verso la liberazione dall'oppressione e la schiavitù dell'Egitto. Per i cristiani invece Pasqua rappresenta la resurrezione di Gesù e una festività particolarmente avvertita nel mondo cristiano, poiché indica quanto professato da diversi profeti e dallo stesso Gesù Cristo. Anche questa tradizione deriva tipicamente dall'ebraica, infatti nella Pasqua ebraica l'agnello si riferisce all'annuncio di Dio al popolo di Israele in merito alla liberazione dalla schiavitù egiziana. Secondo la religione ebraica, Dio ordinò di marcare le porte con il sangue dell'agnello per comprendere chi dovesse essere esonerato dal castigo divino. Nel cristianesimo invece l'agnello assurge a un simbolo di immolazione di Cristo per la salvezza degli uomini. Con il cristianesimo il simbolo dell'agnello immolato per la salvezza di tutti diventa Cristo stesso e il suo sacrificio ha valore di redenzione.
e effettivamente si mangiano molti agnellini e conigli, perché questa è la tradizione, ma effettivamente io suggerirei magari di guardare a qualcos'altro, perché essendo una festa di rinascita e di passaggio, tutti questi cuccioli di appunto conigli e agnellini fanno parte dei simboli graziosi che insieme all'uovo di Pasqua si regalano e si scambiano. Anche parlo di bambini, pupazzetti, cose di questo tipo, le immagini stesse sono dolci e affettuose. Questo perché cosa c'entra con le energie organiche e con quello che io faccio? È un passaggio, una trasformazione nella quale noi siamo portati a passare e a rinnovarci. Le Genesa Crystal sono delle forme appunto organiche che rigenerano e purificano. Abbiamo visto i ciondoli, queste sono le pentasfere, che sono ancora più particolari perché le pentasfere sono delle forme organiche con 6 strisce invece di 4 come la genesa e formano dei pentacoli, quindi la vibrazione del pentacolo è molto più adatta a un'interazione impersonale, quindi io dico sempre che le pentasfere sono un abbraccio perché ti aiutano a comprendere e realizzare i tuoi desideri, o meglio, a ricevere le risposte che tu cerchi. Le spirali Feng Shui invece hanno il compito di muovere l'energia dal cielo alla terra, dalla terra al cielo. In caso di ciondolo, ho fatto anche un video riguardo una spiegazione approfondita, aiutano a muovere l'energia all'interno delle navi del corpo. Il sale ritualizzato invece è una forma di protezione, aiuto e supporto. Il sale tradizionalmente viene usato proprio per purificazione, togliere l'umidità dalle parti e non solo. Ho fatto diversi video. Io scrivo diversi libri e come vedete dalle immagini vi suggerisco di seguirmi su Amazon perché è proprio lì che solitamente li trovate. Il manuale di istruzione del Genesa Crystal in versione cartacea e in versione ebook. Dopodiché abbiamo anche una serie di libri che sono consigli dell'abbondanza più 10 assegni all'universo. Ci sono delle cose importanti che messe in pratica aiutano, mentre invece il libro con la ricarica degli assegni dell'abbondanza serve semplicemente per avere altri assegni da poter ritagliare e mettere dentro la genesa e non solo. In questi ultimi mesi sto lavorando ad un progetto che avevo in mente da molto tempo, una collana di quaderni di consapevolezza. Questi diari delle citazioni importanti sono dei diari che scriverò ogni anno, in modo che ogni anno uno possa riaverli per poter appuntare, quindi focalizzarsi e centrarsi su quelli che sono i propri obiettivi giornalmente, mensilmente e quindi tutto l'anno. Le diverse copertine creano emozioni differenti. Questa serie di libri che vedrete, sarò padre, sarò madre, sarò nonna, sarò nonno, sarò fratello maggiore, sarò sorella maggiore, servono proprio per celebrare e amare in un modo particolare, quindi fissando il proprio pensiero e i propri ricordi durante il periodo della gravidanza e quindi l'attesa del nuovo arrivato. Quindi nella famiglia è un modo per annunciare il nuovo arrivato e far sì che ognuno possa scrivere ciò che immagina, ciò che crede, ciò che pensa, ciò che desidera realizzare insieme o che pensa che potrà fare il nuovo arrivato. Il diario di un figlio alla madre e un diario di una figlia alla madre sono modi per trascrivere quelli che sono i pensieri, le emozioni di una vita e in certi casi possono essere un modo per dire quello che non si è mai detto oppure in caso di lutto è un modo per elaborare e togliere tutti questi pesi e cose che si hanno nel cuore. Questi sono i miei contatti e potete trovarmi facilmente. Vi consiglio, vi chiedo cortesemente di condividere questo video, di iscrivermi al mio canale, di attivare la campanellina delle notifiche per essere avvisati di altri video. Grazie e al prossimo video. L'ho fatto carino, Siamo con Maria che adesso ci guiderà a queste frasi motivazionali che stanno veramente piacendo e sono utili. Ops. Perché ricordo Tolgo gli occhiali. Che l'ottimismo, le vibrazioni positive aiutano poi sia nel come si realizza la giornata, ma sia a livello in termini di salute, insomma, no? Cioè... Assolutamente, assolutamente. Ricordiamo, siamo sempre con le frasi devozionali di Louise Hay, dello stile, insomma, di Louise Hay, che ricordo ha cominciato tutto questo percorso di frasi devozionali, quindi tutto quello che poi è stato il suo lavoro, che è stato ispirante per tantissimi ovviamente. Lei difatti in sostanza aveva un tumore e proprio dicendo come posso uscire da questa situazione, come posso io tirare fuori qualcosa di buono affinché
il mio corpo si autoguarisca. Ora, lei è morta di vecchiaia alla fine, ecco. Poi se ha fatto altre cure delle quali non si sa ufficialmente, io non lo so. Però il motivo per il quale lei ha cominciato questo è proprio come tirare fuori il meglio da noi stessi per dare valore alla nostra stessa energia che possediamo, perché la possediamo. Magari poi qualcuno si fa un mazzo incredibile, pulisce casa, lavora, quello, quell'altro, fa quello, usa la sua energia, non ne usa quella di un altro. Però noi non ci siamo abituati, cioè noi ce l'abbiamo per fare le pulizie di casa o per lavorare al di fuori, per poi prendere lo stipendio, o per lavorare la terra, o per fare l'uncinetto, sono sempre nostre energie. Però siamo abituati a metterle nel pratico. In realtà c'è tutto un modo di utilizzarle e le frasi motivazionali sono un modo per tirare fuori e renderle possibili anche nella mente, quindi diventare, come dire, fare un giro tra energia che sale, comprensione e reazione. Riprendere energia che sale, comprensione e reazione. Perché la nostra forza è nel quarto chakra, cioè la forza del cuore, diciamo, no? Si viene detta, che non è per forza dell'amore, ma è un'energia che abbiamo in quella zona lì e la spingiamo. Chi ha fatto mindfulness, eccetera, sa che spesso con il mindfulness spiegano che il momento che hai una forza particolare, per esempio, se ti insegue un leone, fanno questo esempio, si usa molto, se ti insegue un leone, tu che fai? Hai paura e quindi cominci a correre come prima non avresti mai corso. Oppure ti arrampichi da qualche parte come prima perché la paura tira fuori una parte della tua energia. Quindi scusate tanto, perché dovevi aver paura? Facciamolo con delle frasi serene, no? Quindi Giuseppe, parti con le slide con la prima di spiegazione e poi tutte le altre. Spero che tu hai tutto il materiale pronto. Io ti ho spedito un sacco di roba, perché sapete che io spedisco una valanga di roba, poi Giuseppe deve barcamenarsi in tutto il materiale. Eccomi. Secondo. Ecco alcune frasi motivazionali, questa è la prima, vedi? Ecco alcune frasi motivazionali di Louise Hay che possono ispirarti per il percorso di crescita personale e di benessere. Quindi come accogliere la tua giornata sono frasi motivazionali per ispirare il percorso di crescita personale e benessere, per cui sono motivazionali del mattino, diciamo, della tua giornata in modo che dai più benessere alla tua persona, in genere, qualsiasi cosa tu stia facendo. Vai con la prossima, Giuseppe. Oggi segnatevi queste frasi, mi raccomando, riguardate il video più volte, così le potete anche carpire per voi stessi. Quindi, oggi è un nuovo giorno, ok? Quindi si fa l'energia del rinnovamento, no? Oggi è il giorno in cui inizio a creare una vita felice e appagante. Quindi, come dire, io inizio un nuovo giorno, quindi si dà un nuovo start, un nuovo inizio alla giornata, quindi qualsiasi cosa sia successo ieri, nella notte, che cosa? Oggi è un nuovo inizio, è il giorno in cui inizio, ok? A creare una vita felice e appagante, cioè se per puro caso non l'avevi ancora fatto, oggi è il giorno di inizio, quindi oggi è un nuovo giorno, quindi la rileggo, oggi è un nuovo giorno, oggi è il giorno in cui inizio a creare una vita felice e appagante. Ripetiamo, oggi è un nuovo giorno, oggi è il giorno in cui inizio a creare una vita felice e appagante. Vai con la prossima. Mi apro alla saggezza interiore. L'abbiamo già visto, questa cosa mi apro, anche in altre frasi l'abbiamo trovata. Cosa vuol dire? Significa essere disponibili ad accettare, quindi ad aprirsi a ciò che arriva o a ciò aprire nel senso di tirare fuori qualcosa che fino a prima non si era utilizzata. Quindi mi apro alla saggezza interiore, in questo caso mi apro, cioè sono disponibile ad aprirmi, quindi sono disponibile a tirare fuori, sono disponibile a fare emergere, sono disponibile a manifestare in sostanza realmente la saggezza interiore e so che c'è solo una strada, quella dell'amore. Quindi mi apro alla saggezza interiore e so che c'è solo una strada, quella dell'amore. Mi apro alla saggezza interiore e so che c'è solo una strada, quella dell'amore. L'amore qui ovviamente è inteso come capacità di amare, dare
e quindi portare fuori da te stesso, ma anche accogliere. Quindi magari tu ricevi delle attenzioni, magari qualcuno ti porge qualcosa e tu dici, oh, questo non mi serve, cosa me ne importa? Invece no, la strada, quella dell'amore, significa nel dare, ok? E nel ricevere, quindi avere la capacità di capire quando qualcosa ti sta tornando indietro con amore, ok? E magari te non ti serve, però qualcuno ci tiene così tanto che tu, se lo ringrazi e lo accetti col cuore, anche se magari non ti serve, significa che capisci l'amore che l'altro ha messo verso di te, quindi lo riprendi indietro, perché solo dare poi uno rimane svuotato, invece quando ritorna indietro uno si rigenera, si ricarica. Vai con la prossima. La vita ti ama, ecco qua torniamo all'amore. Il modo in cui vivi la tua vita è la tua dichiarazione d'amore per il mondo. Questa frase qui, come vedete, mantiene dentro di sé tantissimi valori e spunti. La vita ti ama, quindi conferma quello che abbiamo appena detto e ti dice la vita ti ama, quindi se tu pensi che la tua vita, oh, che schifo, che brutto, eccetera, la vita mi ama, ma va là, ma figurati se la vita mi ama. E se fosse vero che tu non lo sai accogliere? Punto di domanda che non dovresti mai farsi. Il modo in cui vivi la tua vita è la tua dichiarazione d'amore per il mondo. Quindi se tu vivi la vita, che schifo, non mi va, quello per interesse, cioè, tu non dichiari amore per il mondo né per la tua vita. Dichiari solo noia, rabbia, dolore, eccetera, che ci possono essere, ma se tu non ci vedi neanche un briciolo di buono, è ovvio che la tua vita fa schifo, perché da dentro non sai tirar fuori e da fuori non sai accogliere. Quindi questo è un invito ad accogliere ciò che magari fino a un attimo fa manco consideravi. Siamo, come vedete, sono in linea, una dietro l'altra. Ok, la vita ti ama, il modo in cui vivi la tua vita è la tua dichiarazione d'amore per il mondo. Ripeto, la vita ti ama, il modo in cui vivi la tua vita è la tua dichiarazione d'amore per il mondo. Quindi non per l'amico del vicino, per il centimetro quadrato davanti a te, per il mondo, perché può allargarsi, ok? Il dare, e quindi se è largo il dare può essere largo nel ricevere, ok? La vita ti ama, il modo in cui vivi la tua vita è una dichiarazione d'amore per il mondo. Vai con la prossima. Ok. Nel centro del mio essere c'è una sorgente infinita di amore. Ora permetto a questo amore di affiorare e riempire il mio cuore, il mio corpo, la mia mente, la mia consapevolezza e il mio intero essere. Questa frase qui contiene tantissimo, quindi nel centro del mio essere, quindi della mia persona, c'è una sorgente infinita di amore. Infatti il quarto chakra è al centro del petto, è da lì che si apre, e quello è il centro della manifestazione di desideri, eccetera. Non per nulla nella Bhagavad Gita, quindi nella cultura vedica, è spiegato che il pensiero sorge dal cuore e arriva alla mente e l'intelligenza serve per realizzarlo. Quindi la mente lo riceve il pensiero, l'intelligenza dice come posso realizzare questa cosa che è stata pensata dal cuore, quindi che viene dal cuore, arriva qui e poi si deve svolgere. Quindi ecco perché è al centro del mio essere, quindi al centro del chakra del cuore. Al centro del mio essere c'è una sorgente infinita di amore. Amore inteso proprio come energia vitale per generare qualcos'altro, ok? Ora permetto a questo amore di affiorare e riempire il mio cuore, il mio corpo, la mia mente, la mia consapevolezza e il mio intero essere. Quindi questo amore permetto, tornando prima a uno che facilmente non si permette una persona di ricevere dell'amore. Quindi tu puoi autoregalarti amore, ok? Quindi ora permetto a questo amore di affiorare, quindi di venire su, di riempire il mio cuore, il mio corpo, quindi tutta la mia persona, la mia mente, la mia consapevolezza. Cos'è la consapevolezza? Cioè comprendere e realizzare di che si tratta, cioè non solo capire, ma proprio consapevolezza, cioè prendere accettazione che ciò che hai capito ha tutto il retrovalore del quale abbiamo appena parlato
E quindi diventa consapevolezza ed il mio intero essere. Lo rileggo: nel centro del mio essere c'è una sorgente infinita di amore. Ora permetto a questo amore di affiorare, riempire il mio cuore, il mio corpo, la mia mente, la mia consapevolezza e il mio intero essere. Vai con la prossima. Ogni cellula del mio corpo risponde a ogni pensiero che penso. Scelgo pensieri di salute e benessere. Questa è una cosa molto importante. Non ci si fa molto caso perché molto spesso uno dice: vabbè, io penso, poi il resto del corpo non ha importanza. Invece, in realtà è stato provato, dimostrato e osservato che ogni cellula del corpo risponde ad ogni pensiero che... Quindi se uno mangia veleno, ok, si distrugge il fegato, è sempre in ansia, è ovvio che il corpo riceve questi segnali al suo interno, che non sono solo mentali, ma proprio al suo interno. Quindi ogni cellula del mio corpo risponde a ogni pensiero che penso. Scelgo pensieri di salute e benessere. E qui arrivano proprio queste frasi motivazionali che cercano appunto di darti salute e benessere nei tuoi pensieri affinché tutto il corpo ne prenda beneficio. Ogni cellula del mio corpo risponde ad ogni pensiero che penso. Scelgo pensieri di salute e benessere. Rileggo ancora: ogni cellula del mio corpo risponde ad ogni pensiero che penso. Scelgo pensieri di salute e benessere. Vai con la prossima. Merito tutto il bene che la vita ha ad offrire e accetto con gioia e gratitudine. Anche qui c'è una chiave importantissima. Merito. Molto spesso, appunto, uno tende a non pensare se merita o non merita, oppure uno magari litiga e fa: non mi merito tutto questo, riferendo a quello che ti dice o che l'altra persona ti ha fatto. Allora, in quel senso il merito tu lo ricordi, però in realtà tu meriti in genere tutto il bene che la vita ha da offrire. Quindi se tu questo bene lo vedi, lo devi percepire nel senso anche di accettarlo con gioia e gratitudine, perché gioia e gratitudine sono un motore del benessere. Quindi merito tutto il bene che la vita ha da offrire e accetto con gioia e gratitudine. Ricordatevi sempre che la thank you therapy, cioè la terapia del ringraziamento, è la più grande via per la manifestazione di qualsiasi cosa. Quindi merito tutto il bene che la vita ha da offrire e accetto con gioia e gratitudine. Merito tutto il bene che la vita ha da offrire e accetto con gioia e gratitudine. Vai con la prossima. Ciò che diamo ci viene restituito. Più amore, gratitudine dono, più ne ricevo in cambio. Ok? Quindi si dà per scontato, ovviamente, che ciò che diamo viene restituito. A volte uno non lo riceve in cambio, non sente di riceverlo. Infatti io, tra le varie cose che faccio le consulenze di consapevolezza che aiutano a toglierti dei paradigmi, dei paletti, dei muri o ciò che proprio non riesci a vedere, che ti crea un problema, un ostacolo, una cosa. Ma faccio anche delle meditazioni per recupero dei pezzi dell'anima. E qui diciamo che ci siamo dentro. Cosa vuol dire? Che a volte noi diamo, lasciamo andare, ma non chiediamo niente in cambio. Uno ovviamente dice: ah, ma sono bravo, sono santo, capito? Non chiedo nulla, io non ho bisogno di niente, io regalo agli altri. Sì, ragazza mia o ragazzo mio, regala pure, ma ci sarà un momento in cui avrai bisogno che qualcosa ti torni indietro, nel senso che a furia di dare uno si svuota, perché c'è bisogno di un ricambio, quindi ciò che diamo viene restituito, qui si dà per scontato che viene restituito. A volte persone danno attenzione, quello, quell'altro, impegno fisico, psicologico, di denaro, eccetera. Dall'altra parte invece, quando tu ti aspetti o pensi o hai bisogno, magari a volte capita, e spesso anche in modo sottile, non ti torna nulla, magari fai un regalo, sei contento, eccetera, l'altra persona ti guarda, dice: ma io questo non lo voglio, a me questo non mi piace, non l'ho scelto io, non è del mio genere. E tu rimani, una botta e dici: oh signore, cosa è successo?
capito? Quindi non sempre è vero che ci viene restituito, ma siccome si tratta di frasi motivazionali, si cerca di tenere alto il nostro livello di emozione energetico e di consapevolezza. Quindi diamo per scontato che comunque nell'universo, nelle situazioni, ciò che diamo ci viene restituito. Quindi questo serve per aiutare noi stessi a sentirci sempre carichi, sempre vivi. Quindi se arrivano dei momenti di tristezza, di cose, tu dici ok, magari a quella persona non do più, o quella situazione non do più come davo prima perché non merita, perché non capiscono, oppure io non ho il modo di dare che serve a loro. Ok? Quindi ci spostiamo di interesse di cose, comunque noi affermiamo ciò che diamo ci viene restituito, quindi lo diamo da un'altra parte in un altro modo, con meno fatica. Ciò che diamo ci viene restituito, più amore, gratitudine e dono, più ne ricevo in cambio. Quindi ciò che diamo ci viene restituito, più amore e gratitudine e dono, più ne ricevo in cambio. Ripeto ancora, ciò che diamo ci viene restituito, più amore, gratitudine e dono, più ne ricevo in cambio. Vai col prossimo. Mi perdono e libero me stesso dal passato. Sono libero di andare avanti con amore nel mio cuore. Mi perdono è una cosa importante, perché a volte uno non si perdona determinate cose. E siccome le cose che ha fatto sono passate, a un certo punto, se uno non si perdona, non lo supera in qualche modo, come dire, ok, sono stata una persona schifosa, ho agito male, oppure ho mancato a fare quella cosa, ok? Quindi cerco di recuperare. Dove si può, si mette a posto, così uno si rasserena. Però se per puro caso non è possibile recuperare, non è possibile agire di conseguenza, uno dice mi perdono, cioè perdono significa in questo senso tolgo quel peso che avevo, quindi mi perdono e libero me stesso, questo è il punto, libero me stesso dal peso, tra virgolette, del passato, cioè di quella cosa che in quanto fatta non la posso più aggiustare, ok? Quindi non potendola più aggiustare, è inutile portarsi questo peso, no? Quindi mi perdono e libero me stesso dal passato. Sono libero di andare avanti con amore nel mio cuore. Quindi prendi un po' una boccata d'aria pulita e dici ok, ho fatto quello me lo lascio alle spalle, lo lascio lì, ok? E sono libero di andare avanti con amore nel mio cuore. Quindi mi perdono e libero me stesso dal passato. Sono libero di andare avanti con amore nel mio cuore. Mi perdono e libero me stesso dal passato. Sono libero di andare avanti con amore nel mio cuore. Ok, quindi in poche parole il consiglio di oggi, diciamo, di tutte queste frasi è rigenerare sempre il proprio cuore, il proprio amore, la propria attenzione, cura, eccetera, affinché, ok, così poi le frasi non le leggo, ma vedo meglio il resto, quindi poter praticamente rigenerare la propria persona sempre, e qui c'è la strada, in tutte queste frasi che abbiamo visto, c'è la strada per rigenerare il proprio amore, per rigenerare la propria energia interiore e poterlo usare, come dire, all'infinito. Quindi sono per la propria giornata, ma proprio per un benessere di base che ognuno ha diritto di avere, ma in sostanza ce l'abbiamo già, basta soltanto andarla a tirar fuori. Questo. Per la prossima volta altre frasi devozionali e motivazionali, scusate, altre frasi su altri argomenti, adesso vediamo, insomma, ne farò. Poi mando tutto a Giuseppe che dovrà lavorare di dito o di dita sul cellulare per tirar fuori tutto quanto durante la trasmissione, però Giuseppe è bravo e quindi glielo facciamo fare. Ecco. Maria, così sai che la prossima volta sto serena a casa, poi vediamo com'è il tempo, magari siccome abito vicino al mare, magari vado a fare una passeggiata al mare con i cagnetti, eccetera. Insomma, qui diciamo noi siamo vegetariani, quindi se mi chiedi se mangerò agnello o coniglio, ti dico assolutamente no, perché animaletti non li mangio. Al massimo potrò dire ok, se ce lo compriamo abbiamo l'uovo di Pasqua, perché per il momento quest'anno l'uovo di Pasqua non ci viene a trovare nessuno, quindi non ce l'avremo. Adesso vediamo. I miei figli sono impegnati, altre persone
hanno manifestato interesse nell'invitarci, nel venire qui, quindi saremo tranquilli a casa. Tanto io ho un bel giardino che sta germogliando, tutti i fiorellini stanno venendo fuori dagli alberi, tutti i bulbi con tutti i fiorellini da tutte le parti, quindi ovviamente diciamo la natura è felice e gentile, quindi non mi manca il verde della natura. Poi ho 3 cagnetti e 2 gatti, quindi l'animale in giro non mi manca, per cui ecco, io lo festeggio così. Tu invece, Giuseppe, cosa farai? Un po' con dei parenti, un po' al mare, un po' con degli amici il lunedì in Albis, quindi queste cose qua più o meno, capito? Quindi nulla di... Sì, diciamo, poi il mare, sì, come senza, hai detto diciamo, tu, il mare riempie tutto, quindi è già una guarda, festa. guarda, a me sono alcuni anni che mi capita che il 25 dicembre o 26 dicembre faccio una passeggiata al mare, cosa che uno non penserebbe di fare, ma ho scoperto che in queste giornate tanta gente va a fare la passeggiata al mare. Ecco, adesso vediamo un po', perché in Veneto si dice, adesso te la dico in Veneto, poi la traduco, in Veneto si dice, se non piove sulle palme, piove sugli ovi. Quindi, se non piove la domenica delle palme, piove la domenica di Pasqua. Ora, io non mi ricordo cosa è successo domenica scorsa perché in questo periodo sto lavorando al computer tantissimo e questo ve lo dico perché il mio canale YouTube è ricchissimo di nuovi video, di meditazione, eccetera. Quindi io preparo e monto video finché posso. Cioè, diciamo che voi pensate che un video si può magari di 5, 10 minuti, 8 minuti, 20 minuti, eccetera. Tu dici, vabbè, mette 2 foto, dice 2 cosine. Calcolate che un video di 8 minuti ci possono volere anche 2 ore per montarlo. Giusto, Giuseppe? Tu lo Per sai, lavorarlo, per perché contarlo, fai sì. queste cose. Esatto. Anche 8 minuti sono tanti. Quindi io sto lavorando su delle meditazioni che andranno sul mio canale YouTube e poi sicuramente in qualche modo le useremo anche in queste puntate olistiche, ho diversi argomenti e una cosa che vi invito a fare, gentili video ascoltatori, scrivete quello che vi piacerebbe come argomento per delle altre puntate. Così noi organizziamo delle puntate con degli argomenti che sappiamo che sono richiesti, giusto Giuseppe? Nei commenti sotto, che le persone scrivono, magari mi piacerebbe sentir parlare di questo, mi piacerebbe sentir parlare, ho delle domande su questo, su quell'altro, così noi facciamo delle puntate diciamo più pertinenti, perché non è che a me mancano gli argomenti e manco a Giuseppe, però se sappiamo che quel tale argomento può essere di interesse di un certo numero di persone, perché non parlarne? E altra cosa, io ho in mente alcune, diciamo, puntate già più avanti e quindi praticamente è ovvio che se sappiamo che c'è qualcosa di maggiore interesse, si preparano delle puntate su quello o su quell'altro argomento. Ringrazio te Giuseppe ovviamente come operatore diciamo digitale, cioè con le dita sul cellulare per tirar fuori tutte le schermate e rendere questa diciamo puntata sempre vivace e spumeggiante. Ti auguro e vi auguro a tutti buona Pasqua, benedizione a tutti, baci alla Buona prossima Pasqua a tutti. puntata con altre novità. Buona Pasqua a Buona tutti. Pasqua a tutti.